Bentornati raga, qui GonzoGS Gaming. Oggi vorrei dare un'occhiata all'evento di pulizia delle querce su Last Day on Earth Survival. Questa zona spawna sulla mappa globale ogni 5 giorni e sarà molto utile per quelli che ancora non hanno sbloccato il chopper e di conseguenza le zone del nord con le zone di quercia. Già stiamo dando un'occhiata alla prima delle 6 versioni che ci potrebbero capitare. In questo video daremo un'occhiata a tutte, aumentando gradualmente di difficoltà per capire un po' l'equipaggiamento che di base dovremo portare per essere pronti a tutte le evenienze. Questa prima versione non è altro che una vera e propria copia della zona rossa di quercia, con l'unica particolarità che qui ci sono dei gruppi di lupi che possono essere tranquillamente uccisi con delle armi da taglio. A me si stava quasi per rompere la corazza, ragion per cui ho usato un paio di colpi di Glock e il macete, però vi assicuro che potete fare tutto tranquillamente con un piede di porco. Quando hai ripulito un po' la zona dai vari sputatori, orrori tossici e dagli altri zombie, puoi procedere tranquillamente ad abbattere gli alberi di quercia con la tua ascia di ferro, ricordando che per ogni evento ne basteranno circa 1,5. Quindi per questo primo evento con i lupi e per quello che poi stiamo vedendo ora, un set di corazza T2, cioè berretto, giacca, jeans e stivali, un piede di porco, un'arma a 2 mani per gli attacchi furtivi, una serie di carote, stufati o bende saranno più che necessari. Infatti in questa seconda versione non ci saranno i lupi, ma al loro posto ci saranno semplicemente dei corpi morti per terra che sembrano essere stati carbonizzati. Per questo terzo evento non ho particolari raccomandazioni sul tuo equipaggiamento perché fondamentalmente devi usare quello appena menzionato, tuttavia vorrei raccomandarti non equipaggiare questi signori con asce ed armature perché è davvero uno spreco, in quanto in quella cassa che vedete lì c'è davvero loot molto basico come chiodi, nastro adesivo, insomma tutta roba che possiamo tranquillamente trovare nelle casse delle zone di risorse normali. Ora, le versioni che stai per vedere richiederanno assolutamente l'utilizzo di un'arma da fuoco, perché ci saranno dei sopravvissuti ostili che ci faranno molti danni e che potrebbero essere armati pesantemente a loro volta. Se hai abbastanza esperienza e ti senti sicuro, puoi tranquillamente venire qui sempre con lo stesso set di armatura. Altrimenti ti consiglio di upparlo almeno ad armatura rinforzata. E ti consiglio assolutamente di portare con te anche un macete e di usare sicuramente le bende nella tua seconda tasca. Infatti all'inizio questa versione potrebbe essere ingannevole, perché qui sembra che ci sono dei sopravvissuti / campeggiatori post-apocalittici morti. In realtà devi stare molto attento perché questa è stata opera di un razziatore e solitamente puoi trovarlo a bordo mappa. Avvicinati, se hai la skill di autocura attivala e inizia a spararlo, buttalo a terra e continua a farmare la zona in tutta tranquillità. Questa cosa succede anche nella versione successiva, perché qui se non sbaglio ci troviamo vittima di un equivoco. Se guardiamo bene all'interno della zona, dovrebbe esserci un camioncino con un corpo morto e raga all'improvviso arriva sto sopravvissuto che se non sbaglio pensa che noi siamo gli assassini. Ora non vorrei sbagliare, ma quest'ultimo potrebbe essere equipaggiato con un'arma da fuoco, se non lo è puoi tranquillamente passare ad un macete e buttarlo a terra senza troppa difficoltà. Se becchi questa sesta ed ultima versione devi stare molto attento a non morire, ragion per cui, come avrai potuto capire da questo video, quando vieni qui, almeno per le prime volte, ti consiglio di utilizzare armi di alto tier che fanno molti danni, stessa cosa per le corazze e per le cure. In questa versione infatti ci sono dei sopravvissuti che si sono accampati in questa zona, 2 in armatura tattica e 1 in armatura SWAT. Il mio consiglio primario qui è non risparmiarti, equipaggia la Glock con le bende o dei medikit sulla seconda tasca e cerca di attirarne uno alla volta. Stai sempre in movimento quando spari e cerca di tenere le distanze avvicinandoti gradualmente al bordo della mappa. Questo per 2 motivi principali. Se stai per morire, puoi tranquillamente scappare e tornare in mappa globale, ritornare dentro e provare di nuovo ad ucciderli. Qualora tu dovessi effettivamente morire, il tuo corpo morto non si troverà vicino alle tende e quindi sarà più facile per te recuperare la tua roba, uccidere tutti quanti, luttarli e abbattere tutte le querce in zona usando la tua ascia e mezzo.
Mi raccomando, se non l'hai fatto già, riguarda tutto il video perché sarà molto importante per capire quale tipo di equipaggiamento dovremo tenere pronto e quali tipi di situazioni dovremmo fronteggiare una volta ogni 5 giorni. Iscriviti, attiva le notifiche, lascia un like, un commento, mi sosterrà anche se per te sembra una cosa molto piccola, ma servirà anche a te per restare aggiornato su tutte le pubblicazioni del canale a tema Last Day on Earth e non. Qui con Zogis Gaming, buona caccia!